Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale, le ultime in casa Inter e non solo. Partiamo infatti dall'indagine sugli arbitri e da alcune novità che praticamente finirebbero per scagionare la posizione del designatore Rocchi per un'inchiesta che tende sempre più a sgonfiarsi. E poi andremo a vedere anche quelle che sono le ultime anche sui quotidiani sportivi di oggi relative proprio alla nostra Inter e quindi quelli che potrebbero essere i piani per il futuro. Partiamo proprio dall'inchiesta sugli arbitri e andiamo sull'articolo del Corriere dello Sport. Nonostante, ecco, come dicevo qualche giorno fa, è un'inchiesta che si sta sgonfiando anche dal punto di vista mediatico. L'articolo infatti lo troviamo soltanto a pagina 21. Il titolo è "Addetto all'arbitro, i referee manager da Ascione e Rocchi poteva parlare con tutti". Praticamente il PM Ascione ascolterà i vari club referee manager, quindi praticamente i dirigenti addetti all'arbitro, e quindi tra di loro ci sarà anche il nostro Giorgio Schenone. Il punto è però che parlare con gli arbitri, col designatore, da regolamento non è vietato. Infatti andiamo a leggere questo stralcio del Corriere dello Sport e troviamo il perché è spiegato nell'articolo 22 del Codice di Giustizia Sportiva. Non c'è alcun divieto di parlare con dirigenti, membri della società, figurarsi con un club referee manager. Recita il codice, quindi c'è un virgolettato: alle società, ai loro dirigenti e tesserati, ma non solo, è fatto divieto di trattenere rapporti di abitualità o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell'AIA. È vietato solo se il club cerca di ottenere un vantaggio nell'ambito di rapporti di abitualità. In questo caso invece dalle intercettazioni confermate dal GIP a giugno scorso, mentre dovrebbero arrivare a ora l'ok al proseguo dell'indagine, emerge solo il loro non lo vogliono più vedere. Praticamente quest'articolo scagiona di fatti il designatore Rocchi, perché si è montato tutto un caso sui rapporti che Rocchi avrebbe avuto con i dirigenti delle squadre di calcio. Il problema è se erano dei rapporti abituali, cosa che ad oggi non è emerso, e se erano finalizzati ad avere un vantaggio sul campo. Ma cosa è emerso? Che forse, perché sottolineiamo forse, Giorgio Schenone avrebbe comunicato il fatto che Doveri non fosse un arbitro gradito. E tra l'altro anche graditi e sgraditi è sempre un'interpretazione del PM. Ma anche quello che poi dice Rocchi ad un altro componente della classe arbitrale, loro non lo vogliono più vedere, non significa che sia stato un rapporto per avvantaggiarsi sul campo. E quindi automaticamente va a cadere tutto all'accusa. E quindi torniamo al discorso che ho fatto io anche qualche giorno fa. È un'indagine che man mano si sta sgonfiando, che rischia di finire in una bolla di sapone e che addirittura rischierebbe praticamente di non accusare neanche Rocchi, quindi il designatore stesso. E quindi a questo punto, infine, ci troveremmo un'indagine che avrebbe sì cambiato i vertici della classe arbitrale, ma non avrebbe praticamente trovato nessuna irregolarità, che ci fosse o meno, e alla fine quindi non sarebbe cambiato nulla. E mi viene anche un dubbio, non che sia un'indagine fatta partire da qualcuno all'interno proprio per colpire Rocchi e non per, insomma, far accusare qualcuno che commetteva degli illeciti. Il dubbio viene, però insomma ad oggi si sta un po' sgonfiando il tutto. Passiamo invece a quelli che sono gli articoli relativi alla nostra Inter, perché si parla di campo e naturalmente sono discorsi molto più piacevoli e di quelle che potrebbero essere i piani dell'Inter. Sulla Gazzetta dello Sport leggiamo infatti: Inter all'Europea. Squadra d'assalto e difesa a 4 per sfidare le big di Champions. Chivu inciderà nelle mosse, vuole gente rapida e pronta a cambiare modulo, in lista con Jones, Diaby e Palestra, oltre a Vicario. E praticamente non significherebbe che Chivu cambierebbe stabilmente il sistema di gioco, ma vorrebbe dei calciatori che potrebbero permettere anche il cambio del sistema di gioco, e quindi con la possibilità di giocare a 3, di giocare a 4 o eventualmente a 5, come spesso poi diventa la difesa a 3, a seconda del contesto, a seconda di quello che richiede la partita, sia dall'inizio sia magari a partita in corso.
anche per prendere un po' quella strada più europea, perché naturalmente il prossimo step, come sottolineato anche da Marotta, dovrà essere tornare ad essere competitivi in Europa, che non significa andare a vincere la Champions, perché è chiaro che ci sono squadre che fanno degli investimenti molto più pesanti, però significa comunque riuscire magari ad arrivare già tra le prime 8. Secondo me è un obiettivo più che fattibile per l'Inter, e poi magari ai quarti ci si gioca la partita, e da lì in poi sappiamo, può succedere un po' di tutto, però ecco, i quarti di finale devono essere un obiettivo il prossimo anno, e quindi si va a cercare la strada di avere un po' più di imprevedibilità, più ritmo. Lo stesso Kivu qualche settimana fa aveva sottolineato che oggi si vince con attacchi forti, come si è vinta anche questa Serie A. Quindi chiaramente non che si debba diventare obbligatoriamente una squadra che non difende, però insomma si va a cercare più intensità. E prima di parlare dei nomi che vengono citati nell'articolo, andiamo anche a vedere quella che invece è la formazione ipotizzata. Si legge infatti: così la nuova Inter con Vicario in porta, la difesa a 4 con Dumfries, Bissek, Akanji e Di Marco o Palestra come alternativa, Barella, Çalhanoğlu o Jones con i Diaby, Thuram a supporto di Lautaro. E arriviamo proprio al punto: quali sono i nomi che fa la Gazzetta dello Sport. Naturalmente ci sono i soliti nomi a centrocampo, quindi Koné il preferito, Ederson l'alternativa, c'è poi il nome di Jones. Si parla di Jones come il possibile successore di Çalhanoğlu. In realtà, secondo me, è un calciatore molto diverso rispetto a Çalhanoğlu. Tecnicamente è bravo, però è più un calciatore di inserimento e molto meno di interdizione, seppur a fisico, però è molto meno di interdizione. Se infatti andiamo a vedere anche quella che è la grafica, ecco, tra Çalhanoğlu e Jones, come vediamo, Çalhanoğlu in blu, Jones in verde, vediamo che praticamente Jones dal punto di vista tecnico regge il confronto, anzi addirittura il Curtis Jones di quest'anno meglio per passaggi chiave. Quello che però perde è sui palloni recuperati in primis, poi le conduzioni sono simili, un po' più duelli, un po' meno conduzioni, simili le altre statistiche. Sui palloni recuperati è quello che perde e dove perde maggiormente Curtis Jones. E però c'è un altro punto: magari Kivu, impostando questa formazione, quindi riprendendo di nuovo la formazione della Gazzetta dello Sport, potrebbe optare anche per un regista meno interdittore, quindi che recuperi meno palloni rispetto a Çalhanoğlu, perché poi ai lati ci sarebbero Barella e Koné, quindi due mezziali che danno sicuramente tanto equilibrio, e Koné mette anche tanta fisicità, però comunque sono dei calciatori leggermente diversi. Poi ci sono gli altri nomi fatti, come detto c'è Ederson, c'è il nome di Diaby che non è mai uscito dai radar nerazzurri, e naturalmente soprattutto se si dovesse trovare una formula vantaggiosa con l'Al-Ittihad può essere quel calciatore che dà imprevedibilità sulla tre quarti. E poi ci sono i nomi relativi al reparto arretrato. Qui c'è qualche novità, perché accanto al nome di Mouaremovic, che rimane quello più vicino, per il quale però va trovato ancora l'accordo col Sassuolo, e accanto al nome di Vicario, che l'Inter tiene un po' tra virgolette bloccato, quindi ha un mezzo accordo col calciatore ma deve ancora decidere sul futuro di Josep Martinez, ecco che spuntano gli altri nomi. Mouaremovic non sarebbe l'unico innesto in difesa, e gli altri nomi corrispondono al nome di Ghila della Lazio, che secondo me è uno dei calciatori più europei, ecco, per così dire, quindi per letture difensive, per lo scatto, per ecco, proprio quella lettura delle situazioni per anticipo. Ci sarebbe il nome di Solé, e c'è un altro nome che viene accostato all'Inter, è quello di Indica, calciatore in forza alla Roma naturalmente. E c'è anche un terzo romanista che viene accostato all'Inter. Per quanto riguarda il reparto del portiere si fa il nome di Svilar, che l'Inter sarebbe un po' il preferito dell'Inter, ma i costi sono comunque alti. Chiaramente questo non significa che l'Inter andrà a svaligiare la Roma, nonostante i giallorossi devono comunque fare attenzione al fair play finanziario, quindi probabilmente fare una cessione entro il 30 giugno, ma a seconda delle situazioni, a seconda di come si evolve il mercato, si può puntare l'uno o l'altro. Svilar secondo me è un nome assolutamente da escludere, perché il costo sarebbe altissimo, e soprattutto se l'Inter non cede, visto che Bastoni non è così certo della partenza. L'Inter, anche Ausilio, hanno fatto capire che Bastoni non sarà offerto.
si valuta soltanto se dovesse arrivare l'offerta giusta e non sembra che il Barcellona sia pronto a fare questa offerta da 65-70 milioni e quindi di conseguenza non credo che l'Inter vada ad investire cifre troppo importanti per Svilar, nonostante ad oggi è uno dei migliori portieri in Serie A. La mia sensazione è che si possa andare con Josep Martinez e concentrare gli investimenti altrove. Mouaremovic penso che alla fine arriverà, poi c'è da capire l'altro centrale, Solé forse è quello un po' più facile da raggiungere, anche perché su Ghila c'è il Milan, Dica è probabilmente uno di quelli più complicati appunto ecco, da raggiungere. Andiamo anche al punto, o meglio, passiamo anche agli altri articoli perché si continua a parlare appunto di Inter e come potrebbe cambiare. Questo è uno stralcio della prima pagina del Corriere dello Sport e si legge Chivu si cambia, assalto a Paz, Koné e Palestra. Moratti dice Nico meraviglioso. Leggiamo infatti all'interno e troviamo proprio l'articolo dategli pure del Paz ovviamente. Il titolo è un po' così ironico, però per indicare appunto Nico Paz come il grande sogno dell'Inter. Leggiamo la lista di Chivu, Palestra e Koné. Sotto viene riportato Leoni resta più di un'idea, Mouaremovic è il più vicino. Infatti diciamo che il punto è proprio quello, l'Inter vuole aggiungere imprevedibilità e quindi Paz sarebbe un po' il sogno, molto difficile da raggiungere, si lavorerebbe comunque ad una possibilità, ad una soluzione che non farebbe perdere il controllo al Real Madrid, come avevamo detto qualche giorno fa, ma resta comunque un calciatore difficile da raggiungere perché c'è il Como, il Real dovrebbe riprenderlo, vorrebbe tenerlo, ma molto dipenderà dal nuovo allenatore, però insomma è quello un po' il sogno. I nomi più concreti invece corrispondono sempre ai soliti, quindi Koné, Palestra che è un nome comunque difficile da raggiungere che però comunque corrisponde a quel diktat anche di Marotta, quindi quella base di calciatori italiani, giovani, forti, che ha già dimostrato tantissimo in questa Serie A, probabilmente è stato il migliore esterno in questa Serie A, soprattutto sulla destra, ecco, se escludiamo Di Marco a sinistra per numero di gol e assist, il punto è che comunque bisogna trattare con l'Atalanta. Anche qui si fanno altri nomi, per esempio c'è il nome di Mouaremovic, che ovviamente è quello che è un po' in tutti gli articoli, e poi ci sono nomi nuovi per la difesa. Uno corrisponde a quello di Mancini, che è il profilo più esperto, quindi come detto anche da Marotta, come hanno fatto trapelare, OH3 non punterebbe soltanto a giovani, ma si cerca di creare il giusto mix tra giovani e quindi calciatori da valorizzare e qualche calciatore più esperto che dà delle sicurezze anche poi per quanto riguarda quel cammino europeo che l'Inter vorrà rendere un po' più lungo nella prossima stagione. E poi c'è un altro nome, un nome che l'anno scorso è stato associato, accostato tanto all'Inter ed è quello di Leoni, che ha subito un infortunio. Se dovesse esserci una possibilità di prenderlo a condizioni vantaggiose, quindi praticamente tipo un prestito con diritto di riscatto, Chivu lo accoglierebbe molto volentieri, Chivu che lo ha già allenato a Parma. La mia sensazione è che alla fine in difesa arriverà Mouaremovic, Palestra è un nome che dipende molto dall'eventuale partenza di Dumfries e di Luis Enrique, perché chiaramente Dumfries ha una clausola, l'Inter non credo che vuole privarsi di Dumfries, ma ha una clausola a 25 milioni e quindi sappiamo che se arriva una squadra con quella cifra l'Inter non può opporsi. E poi a quel punto ecco che potrebbe esserci lo spiraglio per fare l'offerta importante che richiederebbe l'Atalanta, perché si è vociferato di 40, forse anche 45 milioni, quindi è chiaro che l'eventuale acquisto di Palestra dovrà essere subordinato ad altre cessioni. Mouaremovic, come detto, è quello più vicino. Gli altri nomi, secondo me, si valuterà molto dalle opportunità di mercato, perché è chiaro che c'è il nome, per esempio, di Mancini, che è in scadenza nel 2027, ma non è un nome così vicino. Il nome di Leoni dipende dagli scenari che possono aprirsi con Liverpool, però chiaramente ad oggi si valutano tante alternative con l'obiettivo appunto di dare più imprevedibilità all'Inter. Chiudiamo anche con l'ultimo articolo invece del Corriere dello Sport e leggiamo, ovviamente in alto c'è il continuo del titolo di cui abbiamo parlato prima, rinnova al 2028 e ora il doblete, decisione già maturata da tempo ma la conquista del titolo permetterà di definire al più presto il nuovo contratto. Chivu infatti è assolutamente straconfermato, come ha riportato Marotta, che ha detto che spera che Chivu rimanga tanti anni all'Inter, addirittura il virgolettato è stato forse vado via prima io che Chivu,
quindi si punta assolutamente sul tecnico fresco campione d'Italia. Ci sarà un ulteriore prolungamento, quindi si arriverà con un rinnovo fino al 2028 e con un adeguamento dell'ingaggio che passerà da 2 milioni e mezzo a 3,5 più bonus. Da una parte c'è un po' il modus operandi di Marotta di non iniziare mai la stagione con l'allenatore in scadenza, dall'altra c'è un allenatore che finora ha fatto grandi cose, ha stravinto la Serie A dando ben oltre le aspettative, perché magari anche chi si aspettava un'Inter competitiva e un Chievo all'altezza è chiaro che non poteva immaginare che dominasse in questo modo la Serie A, e ha fatto benissimo anche nella Coppa, tanto è vero che l'Inter può centrare il doblete o double, insomma come vogliamo chiamarlo, l'accoppiata Scudetto Coppa Italia, sarebbe una stagione eccezionale con l'unico neo della Champions, e quindi sarà un Inter che continuerà a dare fiducia a Chievo e che proverà ad accontentarlo anche sul mercato. Ecco, è lì che bisogna soffermarsi: accontentiamo Chievo sul mercato, che non significa andare a spendere 200 milioni e quindi a prendere tutti i vari Koné, Palestra, Moremovic, Ghila, insomma Diaby, ma prendere calciatori con caratteristiche utili a quello che chiede l'allenatore. Se l'allenatore ha fatto i nomi, per esempio, di Koné e di Diaby, magari non arrivano loro due, però si va a cercare un centrocampista fisico e un calciatore sulla tre quarti che può dare imprevedibilità. Ecco, quello deve essere assolutamente il diktat. Si vuole proseguire una strada europea? Ben venga, che si vada appunto a prendere calciatori adatti. Poi si potrà anche continuare col 3-5-2, perché naturalmente con la difesa a 4 bisogna arretrare Di Marco e trovare nuovi equilibri, bisogna andare a cambiare un po' le posizioni degli attaccanti. Lautaro molto spesso già viene incontro, però un conto è farlo in un attacco a due, un altro farlo in un 4-3-2-1, quindi chiaramente non è detto che si debba obbligatoriamente cambiare sistema di gioco, anche facendo solo degli accorgimenti, quindi per esempio avanzando un po' una mezzala o continuando anche col 3-5-2, se si vanno a prendere calciatori con caratteristiche adatte a giocare con un'intensità maggiore, adatti magari a dare imprevedibilità o uno contro uno, cosa che Palestra ha assolutamente nelle sue corde, ecco che si può fare quell'altro step di crescita e si può essere più competitivi in Europa. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sul caso arbitri e sulle ultime pubblicate dal Corriere dello Sport, sia su questa Inter che potrebbe nascere, e se secondo voi la strada è quella giusta, se questa ipotizzata dalla Gazzetta dello Sport potrebbe essere un'Inter più europea. Insomma, come al solito, confrontiamoci su tutto ciò che riguarda il mondo nerazzurro e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter.